Ciao bella gente, allora eccoci ad un nuovo appuntamento, anche questa volta cercando di navigare al meglio possibile nel mare magnum delle esperienze oltre confine. Come accennato la volta precedente, in questa occasione tratteremo di due esperienze che quando le si fa veramente segnano una svolta significativa all'interno del nostro percorso, ci aiutano a crescere, a comprendere meglio che le cose probabilmente non stanno sempre come ce le hanno raccontate. Nello specifico si tratta di sogni di premonizione e incontri significativi. Sono due tappe estremamente avvincenti, perciò andiamo a indagarle bene, diamo subito inizio alle danze e vai con la sigla. Avevo preparato una montagna di materiale, ho passato le ultime 2 settimane a cercare, a studiare, a rileggere un sacco di roba che nel corso degli anni avevo accumulato. Poi ho tracciato lo storyboard delle cose che volevo dire, ho cominciato le registrazioni, è stata durissima, ve l'assicuro, e poi mi sono accorto che avevo tenuto spento il microfono. A quel punto mi sono detto, ma probabilmente doveva andare così. Troppa roba, troppa davvero, ci sarebbe davvero tantissimo di cui parlare. In effetti, a voi di questa storia che cosa ve ne può fregare di conoscere i piani non ordinari, l'universo olografico di David Bohm, i campi morfogenetici di Sheldrake, il campo di punto zero, tutta roba che avevo messo nel calderone per cercare di spiegare meglio da dove provengono questo genere di segnali. Mi ero andato a riguardare gli appunti sulle idee di Nikola Tesla, il medium originale che non è niente di più e niente di meno di quello che i testi dell'antico Vedanta chiamavano campo akashico. Sì, va bene, d'accordo, ci sarà un posto dove queste informazioni sono registrate. E allora è sempre una questione di definizione. A noi che importa chiamarlo in un modo piuttosto che un altro? In effetti so già che cos'è che può interessare un ricercatore. I punti chiavi sono due e due soltanto. Il primo, come faccio a riconoscere che quello è un sogno di premonizione? Il secondo, come faccio a ottenere in maniera programmata una premonizione? Pensate che sia impossibile? Pensate che siano davvero cose oltre confine a cui non è possibile accedere? In realtà non è proprio così. Ci sono delle strategie, delle accortezze che si possono utilizzare per vivere questa esperienza. Vediamo però di capire di che cosa nello specifico stiamo parlando. Come avevamo accennato nel terzo step, i sogni di premonizione possono essere di due tipi: la precognizione o la premonizione vera e propria, che riguarda questioni di carattere personale legate al soggetto che ha avuto il sogno o la premonizione in condizioni ordinarie, e le persone immediatamente a lui vicine. C'è un altro genere di sogni di premonizione che sono quelli ad ampio raggio, dove gli elementi sognati non riguardano direttamente il protagonista, ma persone con cui noi, luoghi, situazioni con cui noi personalmente non abbiamo nulla a che fare. Questi si chiamano sogni di divinazione. I classici sogni di divinazione sono quelli riferiti per esempio a un incidente aereo, un terremoto, un sisma, l'affondamento di una nave. Esempi classici del sogno di divinazione sono stati quelli avuti da diversi soggetti prima dell'affondamento del Titanic. Si registrò una serie di sogni fatti da persone differenti in diverse parti del mondo che avevano esattamente sognato quella scena, e questi sono dati documentati, li potete tranquillamente cercare in internet. Ecco, quello è un classico sogno di divinazione. Mentre un sogno che ha un carattere personale, uno dei più famosi tra l'altro, è quello avuto da Abraham Lincoln, il presidente degli Stati Uniti, che ben 13 giorni prima sognò di attraversare la Casa Bianca e di vederci dentro una bara. Chiese che cosa stava succedendo e nel sogno gli fu risposto che il presidente degli Stati Uniti era stato assassinato. Ne parlò con la moglie, con alcuni amici intimi, e 13 giorni dopo quello che aveva sognato in realtà accadde.
Naturalmente non occorre arrivare a un dettaglio così minuzioso dei particolari. Ci possono essere anche sogni che ricorrono non ad una descrizione così letterale, minuziosa della scena, ma ricorrono a simboli, immagini, ad archetipi. Il più famoso di tutti naturalmente è quello citato nell'Antico Testamento, il sogno di Giuseppe, anzi il sogno del faraone che Giuseppe interpretò nella maniera corretta. Questo ci dimostra che i sogni di precognizione sono degli avvertimenti, dei suggerimenti affinché noi ottemperiamo al meglio, prendiamo le giuste decisioni affinché quel futuro che avevamo intravisto sia il più consono al nostro interesse, il più vicino al nostro interesse, al nostro benessere. L'altro genere di sogni di cui andremo a trattare oggi è quello degli incontri significativi, incontri con spiriti guida, entità, voci, antenati, insomma un complesso di entità che si trovano su piani alti che in qualche maniera hanno trovato un varco per accedere al nostro piano di esistenza e rilasciarci delle informazioni. Badate bene, informazioni che sono al di là di qualsiasi conoscenza umana, spesso. Molti scienziati hanno trovato le soluzioni più interessanti al quesito che si erano posti proprio in sogno. Einstein trova la formula della relatività in sogno, solo per citarne uno. Quindi qualcosa che è al di là della portata ordinaria dell'individuo, e queste presenze in qualche maniera si affiancano per aiutarci nel nostro cammino di crescita e di conoscenza. Sono certo che molti di voi hanno già vissuto qualche esperienza di premonizione e quindi sanno già di che cosa stiamo parlando. Altri invece, non avendo vissuto, o meglio, non ricordandosi del sogno di premonizione che hanno fatto, non la tengono in considerazione. Soprattutto ci sono persone che non credono assolutamente a questa possibilità. Per fortuna che esistono ricercatori indipendenti che hanno speso la loro vita a verificare, a studiare, a cercare di comprendere meglio questo fenomeno. Uno di questi signori, ve lo cito, andatevelo a cercare, è Stanley Quiffrens, è professore di psicologia alla Cyborg University di Oakland in California, che ha speso la sua vita a indagare la possibilità di avere premonizioni nel sogno, ma si è occupato di tantissime cose, sciamanesimo, sdoppiamento, veramente tantissimi argomenti. Lui insieme ai suoi ricercatori ha elaborato un protocollo severissimo dove era possibile verificare questo genere di esperienze. Metteva dei volontari a dormire, li faceva svegliare durante la notte e questi ricercatori dovevano registrare i sogni che il volontario stava vivendo in quel momento. Un secondo gruppo di ricercatori indipendenti dal primo, nei giorni successivi, avrebbero dovuto sottoporre lo stesso volontario a delle attività selezionate a caso in buste chiuse. Il secondo gruppo avevano delle buste dove dentro c'erano scritte delle cose da fare. Il secondo gruppo sceglieva casualmente fra queste buste e sottoponeva il volontario al tipo di esperienza selezionata. Tra il primo e il secondo gruppo non c'era alcuna possibilità di comunicazione, non c'era la possibilità di scambiarsi le informazioni. E soprattutto non c'era alcuna possibilità che il soggetto indagato venisse a scoprire in anticipo cosa avrebbe fatto nei giorni successivi. Alla fine di questo primo step subentrava un terzo gruppo di ricercatori indipendenti che confrontava le due situazioni, cioè l'esperienza, la descrizione dei sogni avuti durante il periodo di controllo, di monitoraggio, e le esperienze fatte fare dal secondo gruppo di Quiffrens. Ebbene, le risultanti dicevano che almeno un caso per volontario poteva essere ricondotto a un sogno di premonizione. Sì, d'accordo, poi si disse ancora che le procedure non erano state eseguite correttamente, che i protocolli contenevano in sé degli errori metodologici, che davvero non era stato controllato se in qualche maniera poteva esserci stato uno scambio di informazioni tra i diversi gruppi, insomma tutto il contrario di tutto. Come al solito, quando si indagano questi argomenti,
Si cercano sempre gli escamotage più disparati per accreditare il dato o screditare il dato finale. Ma a noi del dato che ci interessa? Chi di voi ha fatto l'esperienza di avere una premonizione o in sogno nella vita ordinaria come una visione, sa bene che del dato non gliene frega niente, perché quell'esperienza per lui è stata talmente significativa da non aver bisogno della riprova. La riprova non conta, non ci interessa, è proprio l'ultimo dei nostri pensieri. Semmai il nostro pensiero è come è stato possibile vivere quella cosa, da dove ho preso quelle informazioni, da dove mi sono arrivate, in quale piano di conoscenza sono arrivato. È questo quello che ci interessa. Ecco perché ho buttato via tutto il resto del materiale che avevo preparato. Non serve, non conta, il nocciolo della questione è questo qui. Per poter meglio capire di che cosa stiamo parlando, vi racconterò quella che è stata un'esperienza personale che ha segnato una svolta, un cambiamento di rotta tra il prima e il dopo, perché quando succedono queste cose non potrete più guardare il mondo come lo facevate prima. Ci deve essere qualcosa. Poi questo sta dentro ognuno di noi, avere la voglia, avere la passione, la tenacia di cercare, di tentare di comprendere, di voler sempre di più approfondire questo stranissimo fenomeno, che ripeto, non può essere qualcosa di soggettivo. Ci credo, non ci credo, forse è possibile, non è possibile, ma chi lo sa. No, non funziona così. È così. I sogni di premonizione accadono. Non sappiamo dire come accadono, ma accadono. È qualcosa che va al di là della ragione. Le nostre certezze cristalline sulla visione dello spazio-tempo ordinario cadono inesorabilmente, si frantumano in 1000 pezzi. Poi dovrete raccogliere i pezzi, ricomporlo e quello che verrà fuori sarà un qualcosa di diverso, migliore, più ricco, ma questo dipende da voi, da quanta voglia avete di cercare, di sbatterci la testa, di indagare, di conoscere. Se avete la passione per la ricerca, sicuramente questo accadrà. Era il 2013, già da diverso tempo stavo leggendo con attenzione gli scritti di quello che sarebbe poi diventato un amico. Vi lascio il link in descrizione del suo sito. Si tratta di Umberto Di Grazia, forse il più grande sensitivo vivente che abbiamo in Italia, ma uno dei più grandi al mondo. Una persona che ha vissuto e che continua a vivere costantemente esperienze oltre confine, anzi meglio ancora, entro due confini. Una persona che sta a cavallo di più mondi contemporaneamente. È letteralmente quasi impossibile raccontare le innumerevoli esperienze di quest'uomo. Ve ne citerò soltanto una per capire di chi stiamo parlando. Umberto riuscì attraverso un'esperienza in astrale ad avere una premonizione e a vedere quello che sarebbe successo all'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Lo vide vittima di un attentato, colpito alla pancia, riverso a terra. Mandò un'informativa alla CIA in cui dettagliatamente descriveva la scena. Gli stessi, però, non avendo indicazioni del luogo né della data di dove sarebbe successo il fatto, non poterono fare altro che aumentare la sorveglianza, ma non furono in grado di evitare l'attentato, che di fatti avvenne puntualmente nella maniera in cui Umberto era riuscito a descrivere. Subito dopo il fatto, Umberto venne contattato per collaborare con un gruppo ristrettissimo di persone, forse ce n'erano 5 in tutto il mondo. Era un gruppo di psicospie. Questi erano in grado a distanza di individuare basi missilistiche segrete, vedere prigionieri americani in territori di guerra. Hanno individuato e descritto con minuzia di particolari i nuovi progetti relativi alla costruzione di una classe di sommergibili russi che a quel tempo nessuno credeva si potevano costruire. Poi quando i satelliti li hanno visti hanno detto allora avevano ragione. Cioè questi come facevano a distanza di migliaia di chilometri a vedere queste situazioni? Erano in grado di effettuare un'autoprogrammazione per accedere a questi stati non ordinari di coscienza e prendere quelle informazioni e riportarle indietro. Stavo leggendo e rileggendo le informazioni su quest'uomo, le sue esperienze, le spiegazioni che dà in riferimento a questi fenomeni, quando una sera, lo ricordo bene, era il 13 luglio del 2013, ero a casa della mia compagna, mi sveglio,
Ritorno da un'esperienza onirica vissuta insieme a Umberto Di Grazia. Io a quel tempo non lo conoscevo, avevo solo letto i suoi scritti. Di questa esperienza era talmente vivida, era stato talmente forte il senso di compartecipazione che capì subito che non poteva trattarsi di una scena di un sogno ordinario. C'erano talmente tanti dettagli, tanti nomi circostanziati di luoghi, di cose. Avevo questa visione perfettamente chiara e limpida nella mia mente. Pensai da subito che in qualche maniera occorreva lasciare traccia. Già da qualche anno avevo cominciato a scrivere a Umberto chiedendo spiegazioni di cose che stavo vivendo ma di cui non sapevo, non conoscevo come orientarmi, perché spesso quando si affrontano determinate cose non sempre si può sapere tutto, non sempre si sa come comportarsi, quindi bisogna chiedere a qualcuno che ha più conoscenza, che ha più competenza di noi. E io scrivevo ad Umberto e lui puntualmente mi rispondeva dandomi utili consigli come fare a superare l'impasse e andare avanti. Così scrissi un'altra lettera, un'altra mail lunghissima dove raccontai in maniera dettagliata l'esperienza che avevo vissuto, descritta con tutti gli archetipi visualizzati. Da quell'esperienza passarono 5 mesi. Esattamente il 9 dicembre dello stesso anno, grazie alla comune amicizia con 2 amiche, Umberto venne a tenere una conferenza a Reggio Calabria e un'attività pratica a Messina. Naturalmente volli partecipare a tutti e 2 gli incontri e quando finirono entrambe le esperienze riscrissi ad Umberto e in questa seconda occasione svelai che la persona che in tutto quel tempo gli aveva scritto così tante mail a cui lui aveva dato gentilmente tanti suggerimenti utili, quella persona ero io. Gli feci notare l'email di luglio e gli dissi: guarda Umberto, quante delle cose che ti avevo indicato in quella prima email si sono poi verificate realmente nel dettaglio del particolare durante la tua venuta a Reggio e a Messina. Erano descritte minuziosamente le scene, i posti dove ci trovavamo, i luoghi che lui aveva citato. Non si tratta di posti a caso, non si era trattato di nomi comuni, di località che bene o male potevano rientrare in un linguaggio comune, cioè non stavamo citando Roma, Tokyo, New York, Parigi e posti così. No, i nomi erano proprio di luoghi quasi impensabili, ve ne citerò soltanto uno. In quell'esperienza onirica era emerso un luogo preciso che era la città di Göbekli Tepe in Turchia e Umberto 5 mesi dopo, durante gli stage che aveva tenuto, aveva citato propedeuticamente quel luogo come significativo per alcune esperienze. Io questo Göbekli Tepe, cioè non è che tutti i giorni mi occupavo di Göbekli Tepe, naturalmente dopo sono andato a cercare ulteriori informazioni rispetto a questa località. Non è che mi si può dire è stata una mera coincidenza, è una mera coincidenza, un ciufolo. Qua si tratta di un luogo, di una circostanza precisa, documentata. Non mi permetto naturalmente di mandare in giro comunicazioni private tra 2 persone, però chiunque di voi voglia accertarsi di questo dato può chiedermelo, viene da me, si siede alla mia scrivania e gli faccio leggere le 2 email, le mail di prima e dopo, con le date per verificare se quello che vi sto raccontando è vero o no. A questo punto le posizioni come quello del CIGAP a me che interessano? Se ho fatto l'esperienza e so che quell'esperienza è possibile, non è che ne ho fatta una, questa è meglio documentata delle altre, ne ho fatte molteplici, so che quella possibilità è nell'ordine delle cose, è nella possibilità di tutti noi. Quindi dove sta il dubbio, l'incertezza? Semmai, come dicevo prima, c'è la certezza che quell'esperienza la si può vivere, la si può fare. E dunque la domanda corretta, più sensata da farsi qual è? Come fare a riconoscere un sogno di premonizione? Questo ci dobbiamo chiedere. Non se il sogno di premonizione si possa fare o meno. Le premonizioni sono sempre state fatte.
Ecco quello che dobbiamo attenzionare per capire che quell'esperienza è un'esperienza di premonizione. 1. Il sogno deve avere una vividezza fuori dal comune, deve essere estremamente brillante, vivido, realistico. 2. Lascia delle sensazioni addosso che quando vi svegliate state ancora continuando a vivere quella situazione lì. È qualcosa di anomalo. In qualche maniera è come se vi siete trascinati quello stato d'animo, trascinati dal sogno alla veglia. 3. Vi svegliate con un senso di urgenza, in qualche maniera il vostro corpo energetico sa che quella cosa è importante e vi sta dicendo devi fare qualcosa, intervieni, agisci. A questo punto potete agire in 2 modi differenti. Il primo, se nel sogno di premonizione la scena che vi si pone davanti è inquietante, brutta, catastrofica, succede qualcosa che non vorreste mai che succedesse, dovrete inserire degli elementi per modificare, per correggere la rotta che state prendendo. È chiaro, se il sogno di premonizione viene per darvi dei consigli, è inutile che continuate su quella strada, perché il sogno vi sta dicendo non perseverare in questo comportamento, prova a cambiarlo. Prova a cambiarlo, perché le cose che stai facendo ti stanno portando verso qualcosa di non bello. Cambia atteggiamento, cambia strada, cambia rotta. 2. Se la scena che avete visualizzato con la vostra precognizione tratta invece di qualcosa di gradevole, di positivo, di proficuo per la vostra persona, a quel punto dovrete fare in modo che non vengano inseriti elementi che possono in qualche maniera far deviare il futuro possibile. Certo, perché quello è un futuro possibile, non certo. Voi in realtà avete fatto all'interno dell'universo olografico quello che viene chiamato un olobalzo. Siete andate oltre la linea di confine, avete preso l'informazione e l'avete fatta e l'avete riportata indietro. L'interpretazione lineare che noi abbiamo dello spazio-tempo può riportarci a quella scena, ma non è detto che succeda, perché quella scena è una commistione di un futuro possibile rispetto alle cose che noi facciamo. Quindi è una scena in divenire che cambia continuamente, che può modificarsi in qualunque circostanza grazie alle azioni che continuamente andrete a fare. Quindi questa ulteriore possibilità tenetela in considerazione. Difatti, quando mi successe quell'episodio, me ne guardai bene nel dire anticipatamente ad Umberto le cose che già sapevo, e neanche quando poi ci siamo incontrati e siamo stati veramente insieme in quei giorni a contatto, non gli raccontai mai che ero io ad avergli mandato tutte quelle email. Lui non sapeva niente di me. Feci in modo che questa cosa la scoprisse solo quando quella realtà era collassata, quando quella funzione d'onda collassò per manifestarsi in questa realtà. Cercai in tutti i modi di non inserire nuovi elementi. Su questa cosa dovete essere molto accorti, altrimenti quella possibile realtà non si manifesterà mai con quel dettaglio di particolari. Questa è una strategia che dovete tenere a mente se volete utilizzare in maniera proficua le vostre premonizioni. L'altra cosa significativa è: ma io queste premonizioni le posso avere solo in maniera occasionale e incontrollata, o posso in qualche maniera trovare delle strategie per programmarmi e avere una visione di qualcosa che accadrà? È molto difficile, ma non impossibile. È chiaro, Umberto ha fatto questo per tutta la sua vita. Lui sa come autoprogrammarsi per avere una visione, una premonizione, per uscire dal corpo, fare un olobalzo, prendere l'informazione e riportarla indietro. Lui è un atleta olimpionico delle esperienze fuori del corpo. Ma per noi che magari abbiamo messo da una settimana le scarpette da tennis, come facciamo a correre i 100 metri e stabilire il nuovo record mondiale? Non è possibile. Dobbiamo allenarci e in qualche maniera trovare gli escamotage migliori per riuscire a raggiungere quelli che sono i nostri limiti, cioè fare del proprio meglio. E dunque, cosa posso fare? Qual è la strategia migliore?
Questa è dura. La cosa migliore da fare è puntare la nostra attenzione, lo ripeto anche questa volta, là dove va la nostra attenzione va l'energia. Puntare la nostra attenzione su quegli elementi che ci fanno comprendere che stiamo vivendo, che abbiamo avuto una premonizione. Quando abbiamo questo tipo di certezza, non dobbiamo fare lo sforzo di memorizzare tutti i dettagli della scena, tanto quelli sono ormai così vividi che non ce li scordiamo più. Dobbiamo altresì cercare di memorizzare nel corpo, perché è il corpo ad essere la nostra vera mente, le sensazioni che abbiamo sperimentato quando stavamo di là. Tutti quegli stati d'animo, quelle tensioni, quelle emozioni, come una vibrazione, non saprei come spiegare bene quella cosa. E sono degli stati d'animo. Quelle condizioni là dobbiamo in qualche maniera trascinarle fin qua e memorizzarle nel corpo, cristallizzarle nel corpo il più possibile. Quando abbiamo fatto davvero questa cosa, ci siamo messi nelle condizioni migliori per ottenere quel tipo di informazione. In qualche maniera dovete considerare questo. Quando stiamo in fase REM, il nostro cervello è in grado di processare informazioni che non appartengono solo allo spettro elettromagnetico. C'è qualcosa di altro, di oltre, qualcosa di diverso. Se siete interessati a questa cosa ve ne parlerò, vi racconterò un'altra esperienza, un'esperienza che descrive quella che è lo schema soggiacente a questa realtà. Brevissima parentesi, quello che noi leggiamo del mondo è una decodifica di segnali elettromagnetici, ma questi segnali elettromagnetici provengono da una fonte, poi la potete chiamare come volete, campo akashico, universo olografico, campi morfogenetici, non mi interessa, non è questa la questione, la cui natura non è elettromagnetica, è un'altra storia. La questione è che la nostra fisica non conosce questo tipo di informazioni, che hanno caratteristiche precise, particolari, sono fatti in una determinata maniera, arrivano da lì a qui sotto una forma ben precisa, con dei colori precisi, con una composizione precisa. Ve ne parlerò in un'altra occasione, promesso, non adesso. Ma è un'informazione di un'altra natura, siccome il nostro cervello, quando si trova in fase REM, è messo nella condizione migliore per processare non solo le informazioni dello spettro elettromagnetico, ma anche le informazioni di quest'altra natura, e quindi è in grado di avere idee geniali, brillanti, che fanno parte del nostro quotidiano, ma anche ottenere informazioni che sono al di là di questa realtà. È spettacolare. È qualcosa che lascia veramente basiti, che uno dice: ma com'è possibile questa cosa? Eppure è così, succede. Ecco che se noi riusciamo in qualche maniera a rimetterci in quella stessa condizione, mettiamo il nostro processore dati nella condizione migliore per effettuare un nuovo balzo e quindi prendere l'informazione e portarcela indietro. È esattamente lo stesso meccanismo di quando abbiamo un déjà vu che dura poche frazioni di secondo. Dunque, qual è la procedura? Vivo questa condizione, cerco di rientrare in quella vibrazione e la faccio perdurare per il tempo sufficiente affinché cominciano a palesarsi dentro di me delle immagini. Queste sono delle vere e proprie visioni di un tempo altro, di uno spazio altro, di un posto altro, un posto oltre i confini. Riporto qua quell'informazione e cerco a quel punto sì di sfruttarla il meglio possibile. Guardate, potrei tentare di dare ancora una descrizione migliore della cosa, ma è il caso di ricorrere alle parole di uno sciamano Huichol. Sì, io d'accordo, mi direte che parlo sempre di sciamanesimo, perché di fatto questa è una delle mie passioni. Ma non c'è un linguaggio, a mio avviso, più poetico, più bello,
migliore in grado di descrivere questo genere di esperienza. Lo sciamano di cui vi sto parlando è Don José Matsua, è uno sciamano Huichol che in quel sistema di conoscenza viene chiamato Maracame e che volle descrivere ad alcuni antropologi che l'andarono a trovare come avveniva il viaggio estatico lungo l'asse cosmico. Quando lui partiva per questi viaggi, cosa accadeva? Sentiamolo dalle sue parole. Egli descrive l'asse cosmico di congiunzione come un grande vortice, un tunnel di luce, attraverso cui gli sciamani, chiamati Maracame, ascendono al mondo degli avi, degli esseri spirituali. Questi esseri spirituali si chiamano Urakate. Quando il Maracame viaggia, attraversa il Mireka, il tunnel della visione, e si muove esattamente come si muove il fumo di una sigaretta. Flussi nascosti lo trascinano allo stesso tempo all'insù, all'ingiù e in tutte le direzioni, esattamente come fa il fumo della mia o della tua sigaretta. Salgono, passano l'uno sopra l'altro e si compenetrano reciprocamente. Così il Maracame li cavalca come fossero delle onde, fluendo dentro e attraverso le stesse. Queste altre onde sono gli Urakate, che fanno musica e cantano senza sosta e così facendo insegnano ciò che nessun uomo sa e potrà mai sapere. Poi, quando il Maracame ridiscende, la sua memoria scompare insieme agli Urakate e al loro mondo, conservandone un fumoso ricordo. Questa descrizione è di una bellezza, di una poesia sconvolgente, con semplicità, senza dover ricorrere a scientismi inutili, qualcosa che nelle culture native si conosce da sempre, la si vive da sempre. Come può dunque un'esperienza di questo tipo non segnare profondamente la consapevolezza di una persona? Quando si fa quel tipo di esperienza e si incontrano gli spiriti, gli Urakate, si incontrano gli avi, si incontrano gli antenati, si incontrano gli spiriti guida, questi rilasciano una quantità di informazioni che è sbalorditiva, che è al di là delle nostre possibilità ordinarie, per cui noi non potremmo mai accedere a quella conoscenza se non tramite questi aiuti. Certo, occhi aperti, senza seminare panico, non c'è da fare terrorismo. Quando si va di là non tutto gioca a nostro favore, ma questo dipende da voi. Se siete sereni, se siete belle persone dentro, non andrete certo di là a fare brutte esperienze. Ciò che siete di qua ve lo riportate di là. Se siete impastati di casini, di conflitti, vivete sempre la vita in tensione, in una lotta continua con l'altro, quello che fate di qua lo fate di là. È meglio che non le fate queste esperienze. Vivete felici e fate esperienze felici. È lineare la cosa. E dunque, con la forza di questa serenità, prendiamo le buone informazioni che ci arrivano da questi piani. Vi avevo accennato la volta scorsa che vi avrei raccontato di una pratica mantica sconosciuta, appresa a seguito di un incontro significativo. Ma che necessità c'è di un'altra pratica mantica? Ma ce ne sono a decine. Se provate a cercare su Wikipedia pratiche mantiche e scorrete l'elenco, ce ne sono un centinaio di tutti i tipi, con le foglie di coca, con il fumo del sigaro, i tarocchi, con le viscere degli animali, con i ragni nei barattoli, con le nubi del cielo, cioè c'è di tutto. Che senso ha un'altra pratica mantica? Non bastano quelle che ci sono, le conchiglie gettate a terra, gli ossi di pollo, ma che dobbiamo fare? Basta! Già si fa fatica a padroneggiarne una tra le innumerevoli già presenti. Che necessità c'era di avere un'altra pratica mantica? Non ne capivo il senso. E poi mi sono dovuto ricredere. E mi sono dovuto rabberere per una ragione semplicissima. Perché non siamo tutti uguali. Non abbiamo tutti lo stesso naso, non abbiamo tutti gli stessi occhi, non abbiamo tutti la stessa altezza, ognuno è fatto a suo modo, quindi ad ognuno la sua pratica. Prima di descrivere questa pratica sconosciuta, anzi, vi prego,
Io ho passato molto tempo a cercare informazioni su questa cosa, non le ho trovate. Chiedo a voi di fare ulteriori ricerche e quindi se trovate qualche informazione inerente a quello che sto per raccontarvi, ne sarei felice, perché in qualche maniera questa cosa ci sta a indicare che possiamo incasellare questa esperienza in altre faccende. Magari qualcuno nel mondo l'avrà già pensata, comunque in maniera indipendente dal sottoscritto, perché questa cosa non la conoscevo, ma probabilmente non si è trattato di una comunicazione tra il di là e il di qua, ma piuttosto una comunicazione in entanglement mente-mente, cioè da soggetto a soggetto. Ho cercato in rete questa possibilità, non l'ho trovata. Se la trovate voi, vi prego di segnalarmela, di scrivere nei commenti: guarda che c'è questa persona in questo posto che pratica questa manzia. Così almeno abbiamo qualcuno da contattare e chiedere a lui come ha fatto ad arrivare a questo tipo di esperienza. C'è una ragione che ha fondamento di questa esperienza e la ragione risiede nella natura stessa dell'esperienza. Quando noi riceviamo questo tipo di informazione, stiamo sostanzialmente sperimentando di là qualcosa di non ordinario, d'accordo? Quando ritorniamo di qua, riprendiamo le nostre normali abitudini e il nostro computer smette di processare quel tipo di informazioni non ordinarie. Allora, le pratiche mantiche, tutte le pratiche mantiche e a tutti gli strumenti a cui questi fanno riferimento, sfere di cristallo, tarocchi, bacinelle di ottone con i riflessi dell'acqua dentro, non importa qual è lo strumento, non ce ne frega niente, hanno il compito di allenare il nostro computer a cercare nell'invisibile. Dobbiamo considerare questa come la loro funzione primaria, cioè sviluppare quelle connessioni neuronali in grado di farci percepire qualcosa che altrimenti non lo sarebbe, perché lo ripeto, è un'informazione di un'altra natura. Ecco perché abbiamo così tante pratiche mantiche, perché ognuno attraverso il supporto a lui più congeniale può allenarsi di qua nell'ordinario a quel tipo di esperienze. Sostanzialmente ci stanno dicendo: fai questi esercizi, esercitati di qua, è un esercizio per la nostra consapevolezza, per la nostra conoscenza. Per cui vi prego, non trasformate questa cosa in un mero meccanismo per fare quattrini. Non è questo lo scopo per cui è stata rilasciata. Utilizzatela per crescere voi, per fare ricerca, utilizzatela per amore della conoscenza. Quando ciò che vi muove è una ragione astratta, state certi che vi state muovendo nella direzione giusta. Non è uno strumento per fare soldi. Questo tipo di interesse mettetelo da parte, non vi aiuta a crescere, anzi vi relega ad una condizione di basso potenziale. Poi alla fine spenderete tutte le energie per quella cosa lì, non vorrete fare altro e di esplorare i mondi oltre non ve ne potrà più fregare nulla, perché sarete ancorati, arroccati con una palla al piede a questo mondo e ai suoi bisogni. E dunque di che pratica mantica si tratta? Il nome che gli è stato dato è melomanzia. La persona che la pratica si chiama melomante. Di queste definizioni non ne sapevo nulla. In forza di questa cosa ho chiesto spiegazioni ma di che stiamo parlando? E mi è stato spiegato quello che ho appena finito di raccontarvi. La pratica di per sé si svolge in una maniera precisa, che io adesso vi illustro. Provateci e fatemi sapere che risultati avete ottenuto. Scrivetemelo nei commenti. Prendete una mela, poggiatela su un tagliere, tenetela per il picciolo e tagliate una fettina sottile al centro. Prendete questa fettina, pronunciate per 3 volte ad alta voce, state prendendo un accordo tra voi e l'universo. State prendendo un accordo tra voi e l'invisibile. Pronunciate per 3 volte ad alta voce il quesito che vorrete porre, qualunque esso sia. Dopodiché legate per il picciolo con un filo questa fettina di mela e la appendete da qualche parte. E lasciate che questo pezzo di mela
cominci ad ossidarsi. A contatto dell'aria comincia a produrre delle macchie. E questo l'escamotage che hanno trovato. Pensate quanto è bella questa cosa. Però già qui si presenta un'incongruenza. Generalmente le pratiche mantiche richiedono una certa immediatezza, cioè il consultante va dalla persona, va da chi pratica la manzia e gli sottopone un quesito. Questo, tramite il proprio strumento, chiede agli arcani lumi rispetto alla questione che gli è stata posta. Però è una cosa immediata. Domanda, risposta. Lo faccio lì, subito, al momento. Non devo aspettare. È un concetto molto moderno. Vado, pago e ottengo una risposta. Compro qualsiasi cosa. Compro quindi pure l'accesso al non ordinario. Ma non funziona così. Anticamente non si faceva in questa maniera. Quando si voleva ottenere un risponso dagli dei, si andava quindi al tempio per farsi dare dalla sacerdotessa una divinazione. Occorreva aspettare 2 o 3 giorni, anche più, fino a che non arrivava il risponso. Ma oggi chi vuole aspettare 2, 3, 4 giorni? Nessuno. Quando vogliamo una cosa ci colleghiamo a internet, a Amazon, vi arriva subito il prodotto. Chi può aspettare 2 giorni? E invece no. È nell'attesa che prende corpo la risposta migliore. Quella fettina di mela comincerà ad ossidarsi, a sviluppare delle macchie. Quelle macchie sono l'equivalente dei residui di caffè lasciati in una tazzina o dei bagliori traslucidi nella sfera di cristallo o nelle volate di fumo dei sigari. È la stessa cosa. Il processo è identico. Cambia solo il supporto. Evidentemente qualcuno sarà per propria formazione più congeniale a questo metodo. Quindi prendete quella fettina, osservatela con lo stato d'animo, mettendovi in quello stato d'animo di cui avevamo parlato prima, e vedrete che a un certo punto cominceranno a formarsi delle immagini. Non è che sono quelle macchie che vi stanno proiettando le immagini si formano dentro di voi. Quel pezzo di mela serve semplicemente da supporto per metterci noi nella condizione migliore affinché strutturiamo quel tipo di visione. È o non è spettacolare questa cosa? E questo è un esercizio, è un allenamento, cioè ci alleniamo nell'ordinario a leggere immagini che non provengono dal mondo ordinario. Nonostante mi fossero state date tutte queste spiegazioni, testa dura, ma non la so fare questa cosa, non ci azzecco niente, non mi viene bene, non fa per me. No, tu la puoi fare, l'ho fatta ed effettivamente ho cominciato ad avere risultati significativi, non tanto per la premonizione in sé, ve lo ripeto, perché l'ho trovato un ottimo metodo per esercitarsi. Se voi volete trovare dei varchi per accedere al non ordinario, non potete aspettare di avere il sogno di premonizione, non potete solo aspettare che vi succeda. Dovete trovare delle strategie per esercitarvi con qualcosa di pratico, di ordinario, di qua. Ecco perché la nuova pratica mantica, la melomanzia, un semplice esercizio per accedere a stati non ordinari di coscienza. È per questo che la dovete utilizzare, non per fare qualcosa. Bene, dopo questa lunghissima carrellata di informazioni, spero per voi utili in qualche maniera. Naturalmente se avete dubbi, domande, se volete avere ulteriori dettagli che magari mi sono sfuggiti in questa descrizione, scrivetelo nei commenti e compatibilmente con il tempo a disposizione sarò felice di rispondervi. Prima di lasciarci però vorrei suggerirvi qualche buona lettura per orientarsi meglio dentro questo tipo di esperienze. Il primo libro che vorrei indicarvi è quello di Aldo Desiderio, un caro amico, un fisico di Catania, che ha scritto Quanti Mistica. E in questa opera editoriale il professor Desiderio ha cercato di unire le ultime scoperte della fisica quantistica con la mistica.
ne è venuta fuori un'opera straordinaria che vi consiglio vivamente di leggere, per cui chi ha una mente più scientifica troverà sicuramente pane per i suoi denti, chi ha un atteggiamento più mistico ugualmente troverà tutte quelle indicazioni che fanno riferimento a tantissime esperienze come quelle che abbiamo citato prima da parte di scienziati che hanno in qualche maniera abbandonato la via accademica, la via ufficiale, spingendosi a fare ricerche in quei territori che non sono più propriamente della scienza. Quindi Quantimistica di Aldo Desiderio, un libro sicuramente da leggere. L'altro libro che vorrei suggerirvi, ma non poteva non essere così, visto che ne abbiamo parlato anche abbondantemente, è il libro di Umberto Di Grazia, Viaggio nel tutto. Le stupefacenti esperienze paranormali, i viaggi al di là del tempo e dello spazio, le precognizioni di un sensitivo che vive contemporaneamente in diverse dimensioni. Un libro straordinario. Troverete il resoconto della sua vita, di tutte quelle esperienze significative. Ci sono interi capitoli dedicati alle premonizioni in sogno, ai sogni, a questo mondo misterioso, ai viaggi astrali, alle obbe. Davvero qui dentro c'è una quantità di informazioni che, a mio avviso, non possono in alcun modo essere trascurate da un vero ricercatore che si interessa a questi argomenti. C'è un'altra cosa che vorrei provare a fare insieme a voi, è quella di mettere su una rubrica diversa dalle cose che stiamo trattando in questi video, che è qualcosa di diverso dalle esperienze non ordinarie, sogni lucidi, obbe e viaggi astrali. Si tratta sempre di rimanere all'interno del mondo onirico, provare a dare degli elementi conoscitivi diversi rispetto a quello che è proprio il significato dei simboli nel sogno. Gli archetipi cosa vogliono dire? Sono due cose diverse che non c'entrano niente, il contenitore è lo stesso, cioè il mondo onirico, ma le cose sono differenti. È un po' come dire che per far funzionare bene un'automobile bisogna che sia la parte meccanica sia la parte elettrica funzionino correttamente, quindi se c'è qualche guasto una volta andrete dal meccanico, una volta andrete dall'elettrauto. Trovare stratagemmi per fare sogni lucidi non è che vi aiuta a capire il significato degli archetipi, quella è una cosa diversa che va affrontata utilizzando strumenti diversi. E allora, se qualcuno di voi è interessato a questa cosa, che scriva nei commenti il sogno che ha fatto. Così, oltre a lasciare uno storico ed eventualmente potete verificare in seguito se il vostro è stato un sogno di premonizione, potrò selezionare qualcuno di questi sogni, magari più significativi, non tutti perché non sarebbe possibile, che non hanno un carattere strettamente personale, ma che hanno un significato più generale. Posso provare a fornirvi qualche elemento in più sul significato di quei simboli. E allora proviamo a lanciare una nuova rubrica, poi vediamo se tenerla una volta al mese, 2 volte al mese, non lo so, dipende da quanta curiosità avete voi nel capire il significato dei simboli che sognate, ma di tanto in tanto comunque possiamo anche fare questo genere di lavoro. Quindi qualcosa di mirato su questo aspetto del nostro sognare. E allora, prima di salutarci, come ormai consuetudine, l'anticipazione di quello che sarà l'argomento del nostro prossimo incontro. Voglio rispondere ad una richiesta di Giuseppe Catapano tramite un commento lasciato sull'ultimo video in cui chiede se posso fare uno speciale relativo agli strumenti elettronici e alle pillole che si trovano in commercio per indurre i sogni lucidi. Essendo questo tra l'altro uno degli argomenti che avevo già in programma di trattare, ti dico sì, lo faccio volentieri. Tratteremo di un metodo in particolare che ho sperimentato, si tratta dei toni bineuronali, poi vi spiego meglio di che cosa si tratta, e più che parlare di pillole tratteremo delle piante di potere. Tutti questi metodi sono utili, servono, aiutano davvero a farci crescere, aiutano davvero a facilitarci le cose. Sì, magari ci fanno entrare in stati non ordinari di coscienza, ma poi abbiate ancora un po' di pazienza, tratteremo la faccenda con dovizia di particolari al prossimo incontro. Adesso saluti, baci, abbracci, se vi è piaciuto il video condividetelo, fate in modo che la conoscenza circoli, scrivete da Zebbao, appiccicatevi sui muri, l'importante è far viaggiare le informazioni. Vi ringrazio per la pazienza e ci vediamo oltre.